Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza. Questo video, come molti altri del nostro canale, vi è offerto dal nostro partner NordVPN, che in questo periodo riserva a tutti voi, amici di Dentro la Storia, una particolare offerta. È un'offerta che potremmo chiamare "Portò un amico in totale sicurezza". Infatti, assieme alla consueta sicurezza che dà la VPN di NordVPN, che consente di navigare tranquillamente a riparo da occhi indiscreti e da persone malintenzionate ovunque nel globo, chi sottoscriverà infatti un piano biennale con NordVPN avrà due vantaggi: 4 mesi extra di abbonamento per voi e un coupon valido per 6 mesi gratis di NordVPN per appunto un amico, un parente, un conoscente, la fidanzata, per chi volete voi, e sempre per restare, come si diceva, a riparo dei malintenzionati che possono essere sempre alla ricerca dei vostri segreti. E di segreti parliamo anche oggi. Ne parliamo in relazione a una cassaforte che doveva contenere carte delicate, documentazione, che invece viene ritrovata vuota 11 giorni dopo un fatto di cronaca particolarmente luttuoso. Siamo a Palermo, è l'inizio degli anni 80. È l'inizio di settembre del 1982. Sono passati ormai 42 anni, sembra una vita. Qualcuno di noi non era ancora nato, qualcun altro era bambino oppure ragazzo, però un po' tutti ricordiamo cosa è avvenuto quel 3 settembre del 1982. Non fosse altro perché la mattina successiva, il 4 settembre, una mano ignota fissò un cartello di una strada di Palermo, via Isidoro Carini, una strada non molto distante dal porto, del Borgo Nuovo. Quel cartello diceva: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Perché quel cartello? Perché la sera del 3 settembre 1982, in via Isidoro Carini, muoiono 3 persone. Uno è un poliziotto, si chiama Domenico Russo. Faceva la scorta da solo ad altre 2 persone, un uomo e una donna, marito e moglie. La moglie, una giovane ragazza della borghesia piemontese, di nome Emanuela Setti Carraro. Non aveva ancora compiuto 32 anni. L'uomo, più anziano di lei di 30 anni, suo marito, in seconde nozze, era diventato vedovo 4 anni prima, era il prefetto di Palermo, ma era stato prima ancora un simbolo dell'Italia attraverso la storia della Seconda Guerra Mondiale e poi le vicende tumultuose della Repubblica. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lì, in via Isidoro Carini, si era consumata una delle tante stragi di mafia nel periodo della seconda grande guerra di mafia. Quella guerra che aveva portato gli uni contro gli altri, gli esponenti della vecchia Cosa Nostra, quella ancorata attorno alle figure di Stefano Bontate e di Salvatore Inzerillo, e la nuova Cosa Nostra, quella rampante, determinata, militarizzata, spietata del clan dei Corleonesi. Una guerra che avrebbe seminato le strade di Palermo e non solo di cadaveri per lungo e lungo tempo, e che avrebbe coinvolto anche i tutori dell'ordine, uccisi uno dopo l'altro. Poliziotti, carabinieri, magistrati avrebbero pagato con la vita il loro impegno, un impegno costante per fare di Palermo e della Sicilia una terra di onestà, di legalità. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva accettato quell'incarico, incarico di prefetto di Palermo, teoricamente con poteri speciali, nel pieno dell'emergenza. In quegli anni si cominciava a respirare un'area pesante in Sicilia, per le stragi di mafia, come detto, ma anche per altre vicende molto oscure, ad esempio la vicenda di Michele Sindona, ne abbiamo parlato poche settimane fa. Il suo strano rapimento, il suo viaggio in incognito in Sicilia alla ricerca di fondi segreti, di carte compromettenti per riprendere in mano il potere, per poter tornare a contare qualcosa. Le trame oscure all'interno anche della P2, quella P2 che vedeva presente Sindona, che vedeva Calvi, di cui abbiamo già parlato, Mino Pecorelli, un giornalista, qui ci siamo già occupati, e che, anche se la sua scheda venne stranciata, vedeva tra i richiedenti anche
Carlo Alberto Dalla Chiesa, che anni dopo si sarebbe difeso affermando di aver solo presentato domanda dietro insistenza di superiori e anche per dare un'occhiata dentro quell'ambiente così torbido come era la consorteria di Gelli Ortolani. Ma restiamo su lui, su Carlo Alberto Dalla Chiesa, un uomo impegnato, un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita all'Arma dei Carabinieri e che aveva accettato di tornare in Sicilia per la terza volta. La prima era stata da giovane ufficiale al comando di uno degli squadroni di repressione e banditismo. Era l'epoca del bandito Giuliano e il giovane Carlo Alberto Dalla Chiesa si era ritrovato Corleone, quella cittadina che sarebbe stato poi l'epicentro della degenerazione peggiore di Cosa Nostra, dell'emersione della nuova generazione composta da elementi sanguinari e assetati di soldi e potere. A Corleone aveva conosciuto due persone, Carlo Alberto Dalla Chiesa, due sindacalisti. Uno era Placido Rizzotto, che sarebbe stato ucciso per volere del capomafia locale, il rampante Luciano Leggio, poi detto Liggio. Lui hanno spietato il futuro maestro di intrighi e di massacri di Binnu Tratturi, Bernardo Provenzano, e di Totò Riina. L'altro sindacalista era Pio La Torre, che avrebbe fatto carriera, come Dalla Chiesa. Dalla Chiesa all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Pio La Torre in politica, fino a diventare un parlamentare, fino a proporre un disegno di legge, unitamente a un altro deputato, Rognoni, per mettere un freno alla mafia. E proprio per questo motivo era stato ucciso Pio La Torre, proprio nei giorni in cui Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva designato prefetto di Palermo. Aveva dovuto abbandonare la sua amata divisa da carabiniere, quella divisa che l'aveva portato, come detto, a Corleone, poi l'aveva riportato successivamente in Sicilia al comando della Legione Carabinieri di Palermo, anche nel periodo del terremoto del Belice, e lui si era speso in prima persona per portare conforto e aiuto ai terremotati. Quella divisa con cui aveva combattuto con successo il terrorismo, le Brigate Rosse, prima con gli arresti eccellenti a Pinerolo, poi smantellando dall'interno la struttura delle Brigate Rosse, grazie alla testimonianza di Pecci, il primo pentito delle BR. Il metodo Dalla Chiesa aveva funzionato. Soprattutto Carlo Alberto Dalla Chiesa era diventato un simbolo, il simbolo della legalità, il simbolo dell'Italia che non si arrendeva né al terrore né al malaffare e tantomeno ai malavitosi. Era un simbolo di speranza e quando gli venne dato l'incarico di prefetto di Palermo, dopo aver tentennato un po' e dopo aver alla fine accettato, sapeva Carlo Alberto Dalla Chiesa di essere diventato un bersaglio e con lui la giovane moglie, quella Emanuela Setti Carraro, che si era innamorata di lui. Il generale era rimasto vedovo nel 1978, la dorata moglie Dora era morta prima di lui. Aveva conosciuto Emanuela, come detto più giovane di lui di 30 anni, la differenza d'età notevole, ma allora era stato amore vero. Dopo un po' aveva deciso di presentare Emanuela ai suoi figli, in famiglia. E alla fine Emanuela era stata accettata. Si erano sposati, felici, e erano andati a Palermo assieme, sapendo entrambi di rischiare molto, perché Cosa Nostra aveva già messo nel mirino molti tutori dell'ordine. Carlo Alberto Dalla Chiesa voleva far pulizia, aveva accettato quell'incarico perché gli erano stati promessi poteri speciali per affrontare Cosa Nostra, ma quei poteri speciali, in fondo, non gli vennero mai e poi mai riconosciuti. Perché? Perché era una questione di politica, perché sostanzialmente Carlo Alberto Dalla Chiesa dava fastidio non solo ai mafiosi, o forse neanche troppo ai mafiosi, dava fastidio in altri luoghi, in altre situazioni, come ebbe a dire diversi anni dopo l'ex sindaco in odore di mafia Vito Ciancimino. Per alcuni a Roma Carlo Alberto Dalla Chiesa era molto più pericoloso come generale dei carabinieri in pensione piuttosto che come prefetto con teorici poteri speciali a Palermo. Aver deciso di mandarlo lì, nel posto peggiore, nel luogo più pericoloso, era quasi come indicare un bersaglio a disposizione. Ma perché colpire Dalla Chiesa? Cosa rappresentava Dalla Chiesa per Cosa Nostra? Certo, era un nemico dai tempi di Corleone, nemico per Luciano Leggio e per i suoi, ma qual era il rischio di Dalla Chiesa? Perché Dalla Chiesa doveva essere colpito a morte? E perché con lui doveva morire anche la moglie? Sono le domande che ci si pone ormai da 40 anni e più. Perché? Perché la sera del 3 settembre del 1982 un comando killer composto da Giuseppe Lucchese, da Giuseppe Greco detto Scarpuzzedda, da Antonino Madonia e da Calogero Ganci organizzò e mise in atto quell'attentato che costò la vita al generale, a sua moglie e all'agente russo che era di scorta. Perché? E soprattutto,
perché la cassaforte della residenza del prefetto fu aperta solo dopo 11 giorni, poiché non si trovavano le chiavi, e alla sua apertura risultò vuota. Sono tanti gli interrogativi di quella strage di via Isidoro Carini, interrogativi che conducono in diverse direzioni. Una di queste piste, porta a Mino Pecorelli. Lo dicevamo prima, un personaggio scomodo, l'abbiamo già incontrato, questo giornalista un po' spione, un po' agente, capace di raccogliere informazioni tenendole un po' per sé e un po' distillandone qualche goccia qua e là prima nell'agenzia di stampa e poi nel periodico OP da lui fondato e diretto. Un uomo pericoloso, un uomo all'interno della P2, ma che non guardava in faccia a nessuno, che era capace di ricattare a volte tutti o che metteva in imbarazzo addirittura un gigante politico come Andreotti. Ebbene, anni dopo, parliamo degli anni 90, uno dei fedelissimi di Giulio Andreotti, Franco Evangelisti, poco prima di morire, rilasciò delle dichiarazioni secondo cui il generale della Chiesa e Mino Pecorelli avevano messo le mani sulla parte mancante del memoriale Moro, una parte molto imbarazzante per Andreotti, imbarazzante al punto che persone vicine ad Andreotti, come i cugini Salvo, i potentissimi esattori di Sicilia, avevano organizzato prima l'omicidio Pecorelli e successivamente avevano appoggiato la fazione corleonese deputata a uccidere il generale della Chiesa. Queste ricostruzioni, rese anche da alcuni collaboratori di giustizia, però non sono state ritenute veritiere, non sono state ritenute fondate. Nel processo Pecorelli, Giulio Andreotti e gli altri imputati sono stati assolti completamente in primo grado, Andreotti e Tano Badalamenti riconosciuti colpevoli e condannati in secondo grado e poi definitivamente prosciolti senza rinvio in Cassazione. Ma resta il dubbio, perché Franco Evangelisti avrebbe raccontato quelle cose e come mai anni dopo anche i collaboratori di giustizia avrebbero confermato, vedendo ritenuti però non completamente attendibili dagli inquirenti. Era dunque nel delitto Pecorelli e nel caso Moro la chiave di risoluzione della strage di via Carini. Ma facciamo anche un'altra ipotesi, un'ipotesi che riguarda l'Arma dei Carabinieri e i servizi, perché poco dopo la strage di via Carini accade un fatto clamoroso. Un pregiudicato, un camionista bergamasco di nome Giuseppe Spinoni, si presenta agli inquirenti e dichiara di essere stato testimone oculare del delitto, al punto di aver riconosciuto almeno parte del comando dei killer. Questo perché uno dei componenti presunti del comando sarebbe stato un suo ex compagno di cella, un 'ndranghetista calabrese di nome Nicola Alvaro. Spinoni viene ascoltato in più occasioni e inizialmente viene ritenuto attendibile, tanto che partono le indagini e vengono arrestati alcuni personaggi legati alla cosca siracusana. Occorrerà l'intervento di Giovanni Falcone per smontare il teorema Spinoni, per dimostrare che Spinoni in parte si è inventato tutto e in parte ha ricevuto delle soffiate, delle imbeccate completamente sbagliate. Falcone se ne accorge quando pone Spinoni davanti alle fotografie, al famoso album fotografico dei mafiosi, e con un trucco gli fa riconoscere nell'album Benedetto Santa Paola solo attraverso un nome che però è apposto sulla fotografia sbagliata. Non solo, Spinoni non sa riconoscere la via giusta, scambia via Isidoro Carini con via Giacinto Carini a Palermo, che è da tutt'altra parte in città. E ultimo elemento, si scopre che Spinoni la sera del 3 settembre 1982 non era a Palermo, era a Venezia, registrato in un albergo. Spinoni, arrestato per falsa testimonianza, era già stato utilizzato dai carabinieri come testimone ad hoc per incastrare malavitosi e non solo in varie situazioni. Non solo, l'avvocato di Spinoni era pagato con fondi dei servizi e allora c'è da chiedersi perché i servizi avevano interesse a pagare le spese legali di un pregiudicato che stava solo depistando le indagini. Torniamo a quella cassaforte all'interno della residenza del prefetto, le cui chiavi non si trovano per ben 11 giorni, sparite nel nulla. Ma com'è possibile? Perché? Perché quelle chiavi non si trovavano? Dove erano finite? E soprattutto cosa conteneva quella cassaforte? Era davvero vuota. Emanuela Setti Carraro, poco tempo prima di morire lì, in via Carini, col suo amato generale che cercava di proteggerla in ogni modo, piegandosi verso di lei che era al volante dalle pallottole dei killer, aveva confessato
ai suoi cari che il marito le aveva affidato proprio i suoi ultimi segreti, delle carte molto delicate ma dalla consistenza ignota, che in caso di morte violenta del generale sarebbero passate nella disponibilità della moglie. Se mi fanno qualcosa, le aveva detto il generale, tu sai che c'è il nero su bianco e sai dove prenderlo. Eppure quelle carte non si trovano. Emanuela muore in auto assieme al generale, trafitta dai proiettili dei killer, che agiscono con un metodo militare efficientissimo, ma per tanti giorni non si trova nulla. In Villa Paino, la residenza del prefetto, poco dopo quegli omicidi, entra infatti qualche personaggio. Entra l'ex economo della prefettura, che era stato trasferito a un altro incarico da qualche settimana proprio per ordine di Dalla Chiesa, che evidentemente non si fidava di quella persona. Entra anche un ufficiale dei carabinieri, mai completamente riconosciuto. Tutti e due si presentano alla porta della villa e dicono di star cercando delle lenzuola per coprire i cadaveri martoriati del generale, di sua moglie e dell'agente di scorta. Forse è in quella circostanza che spariscono misteriosamente le chiavi, poi fatte ritrovare 11 giorni dopo, e che dalla cassaforte spariscono i documenti che erano conservati. Il figlio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Nando Dalla Chiesa, a lungo ha sospettato i servizi, il SISDE, proprio per il furto dei documenti. Il responsabile sarebbe stato lui, Udutturi, Bruno Contrada, super poliziotto, ex capo della Mobile a Palermo, successivamente condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma Bruno Contrada, per questa vicenda, non è mai stato indagato e soprattutto ha sempre negato di essere stato presente sul luogo. Come detto, 11 giorni dopo quelle morti vengono ritrovate le chiavi. Si apre la cassaforte, non si trova nulla delle carte raccolte da Carlo Alberto Dalla Chiesa, nulla di quel nero su bianco che il generale aveva confidato essere presente alla cassaforte a sua moglie. E allora ci si domanda ancora, perché doveva morire Carlo Alberto Dalla Chiesa? In fin dei conti a Palermo lui ancora non aveva fatto nulla. In fin dei conti a Palermo era stato solo spettatore di altre morti, come quella di Alfio Ferlito, ne abbiamo già parlato. Era stato mandato lì come un agnello in mezzo ai lupi, senza le armi, senza la possibilità di fare qualcosa di concreto. Se n'era anche lamentato, soprattutto con la stampa. E allora perché? Anni dopo i boss, a cominciare da Riina stesso, cominciarono a parlare, a vantarsi di aver ucciso Dalla Chiesa, ma nessuno ha mai rivelato il vero movente. Perché Dalla Chiesa doveva morire? Perché conosceva qualcosa di imbarazzante sul caso Moro? Perché conosceva la verità sull'omicidio Pecorelli? Perché era custode di segreti scomodi, ingombranti per qualche maggiorente della Democrazia Cristiana? Secondo alcune ricostruzioni pubblicate da alcuni giornali, il vero mandante dell'omicidio Dalla Chiesa sarebbe stato Francesco Cosentino, segretario generale della Camera dei Deputati, anche lui piduista, anzi, secondo la vedova di Roberto Calvi, il vero dominus della P2, al di sopra di Licio Gelli. Per quale motivo avrebbe fatto uccidere Dalla Chiesa? Perché stava indagando sulla vera natura della P2? Perché aveva ficcato il naso dove non doveva ficcarlo? Perché era in corso già allora quella trattativa sotterranea tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra? Sono tutte domande che ci poniamo ancora oggi, 42 anni dopo. E sono domande che fanno male, perché non hanno risposta. Perché nessuno è riuscito a chiarire davvero i motivi dietro quell'assassinio così brutale, condotto con armi da guerra, col Kalashnikov AK-47, che di solito veniva usato contro vetture blindate, ma Dalla Chiesa non viaggiava su una vettura blindata, viaggiava su un'auto Bianchi A112, una vettura comune, oggi si direbbe una city car, viaggiava in compagnia della giovane moglie. E allora ci chiediamo, noi di dentro la storia, perché dopo 42 anni non si riesce a fare piena luce su questo mistero? Perché dopo 42 anni dobbiamo ancora ricordare quell'assassinio brutale, plurimo, quella cassaforte svuotata e quel cartello: qui è morta la speranza dei palermitani onesti? Perché dobbiamo ancora farlo? La risposta è semplice: perché chissà, chi ha le prove, chi ha i materiali in mano, non vuol parlare, non vuol rivelare, forse ha paura ancora di qualcosa. Dopo 42 anni l'Italia è un paese purtroppo anche di grossi misteri che sono tali perché chissà non rivela, chi può far luce resta nell'oscurità, chi dovrebbe nutrire un senso civico assoluto, a cominciare da certi servitori dello Stato, preferisce girarsi dall'altra parte, far finta di niente. Sapete, esiste un verbo nella nostra lingua, connivere. La connivenza deriva dal latino conibere, tapparsi gli occhi. Quel verbo di derivazione latina è ancora valido. La connivenza è uno dei grandi mali del nostro paese e ancora oggi ne abbiamo a riprova quando vediamo scoppiare scandali che in realtà potrebbero essere disinnescati semplicemente con una
facile denuncia da parte di chi sa, di chi vede, di chi ha materialmente le prove di malversazioni, di corruzioni, di atti contrari alla legalità. Invece si fa finta di niente, ci si tappa gli occhi, a volte anche le orecchie e la bocca, si fa come le tre scimmiette e non si fa nulla. Perché? Perché è conveniente, perché a nessuno piace rimestare nel torbido, e perché se c'è da guadagnare qualcosa, per quale motivo ci si deve dare l'anima e dimostrarsi onesti? Carlo Alberto Dalla Chiesa credeva nell'onestà come valore fondante, come lui tanti altri che hanno pagato con la vita. E allora, chiudendo questo video, io chiedo a voi, cosa si può fare per smettere una volta per tutte con questa cappa di omertà, con queste connivenze, con queste convenienze pelose, con questo disgustoso modo di fare? Magari quando veniamo a conoscenza di qualcosa di illegale, potremmo evitare di girarci dall'altra parte, anche se ce lo chiede un amico, un conoscente, un parente. Non ha senso agire in un certo modo, essere conniventi, perché facciamo solo del male alla collettività e a noi stessi, perché prima o poi la verità viene a galla, e quando viene a galla può essere molto spiacevole. Meglio essere coerenti, onesti e rispettosi, anche in memoria di un uomo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua moglie e della gente di scorta, che hanno pagato con la vita quella sera in via Carini un impegno civico e un senso dello Stato che a loro apparteneva e che a volte non appartiene a persone che dello Stato dovrebbero essere servitori, ma che in realtà servono ben altri interessi.